Due franchise nati nello stesso periodo. Entrambi puntavano al cuore dei bambini. Uno riuscì a conquistare il mondo diventando letteralmente un impero. L'altro, ci provò. Ma cos'è andato davvero storto per i Digimon? È stato davvero solo una questione di timing o c'è qualcosa di più profondo? Perché mentre uno è diventato leggenda, l'altro è diventato mera nostalgia. In questo video vi porto in una discesa lenta da fenomeno globale a culto di nicchia, per capire perché Digimon non è mai tornato davvero e forse perché non ha mai smesso di esistere. Benvenuti su Il Geek Imperfetto, io sono Ninni e questo è Retrolab, anatomia di un franchise. Sono gli anni 90, l'epoca delle sneakers con le luci, Walkman sibilanti e delle VHS rovinate a furia di rivedere i film di Dragon Ball. Un periodo in cui internet era ancora solo un mistero da modem rumorosi e le informazioni si trovavano per lo più tra le pagine sgualcite delle riviste di videogiochi. I pomeriggi si passavano tra le console 16 bit, il Game Boy e le sale giochi, dove Street Fighter e Metal Slug divoravano monetine e gettoni. Ma fuori, tra una Big Bubble e qualche merendina, c'era un'altra rivoluzione, il Tamagotchi. Questo era un piccolo uovo elettronico da accudire, far crescere e soprattutto non far morire. Questo era diventato non solo un gioco, ma un vero e proprio status symbol. Se eri un bambino in quegli anni, non potevi non volerlo. Nel 1996 Bandai infatti colpisce nel segno. Il Tamagotchi diventa un fenomeno mondiale, adorato soprattutto dalle bambine, che adorano prendersi cura di un tenerissimo animaletto digitale. Ma i ragazzi? Loro non volevano proprio accudire questi mostriciattoli, loro volevano farli combattere. Ed è così che nel 1997 Bandai rilascia ufficialmente i Digital Monsters, nati dalla collaborazione con Wiz. L'idea parte da Akiyoshi Hongo, uno pseudonimo collettivo sotto il quale lavorano diversi creativi di Bandai, tra i quali spicca una figura già nota all'epoca, ovvero Katsuyoshi Nakatsuro. Sì, proprio lui, il character designer di Dragon Ball GT, nonché creatore del Super Saiyajin 4. L'obiettivo? Ovviamente quello di replicare il successo del Tamagotchi, ma in versione maschile e competitiva. Il design dei mostri viene affidato a Kenji Watanabe, che si ispira a dinosauri, mitologia e fumetti americani. Nascono così i primi Digimon. Piccoli, sì, ma pronti a digevolvere per diventare creature sempre più forti. Con un giocattolo che permette il collegamento infrarossi, battaglie e digevoluzioni, il successo è immediato. Solo nel primo anno, secondo le stime di Bandai, vengono vendute oltre 1 milione di copie solo in Giappone. I primi design di queste creature sono volutamente tamarre, muscolose, metalliche, con arti esagerati e look da copertina heavy metal, in estrema opposizione a Pikachu e Soci. Ma proprio grazie a questo tutto ebbe inizio. Parallelamente ai Virtual Pet nasce anche il primo manga ufficiale, ovvero Digimon Adventure V-Tamer 1, pubblicato su V-Jump a partire dal 1998. La serie, scritta da Hiroshi Izawa e disegnata da Tenya Yabuno, introduce un Taichi alternativo e il suo partner Digimon Zeromaru, un Vidramon blu. La trama, separata totalmente dall'anime, amplia l'universo Digimon con nuove regole, nuovi personaggi e conquista i fan con una narrativa più strutturata. Seppur non avendo mai ricevuto un adattamento animato, V-Tamer è considerata ancora oggi una delle migliori opere del franchise e ha gettato le basi per l'identità espansa di Digimon. Il 7 marzo del 1999 va invece in onda su Fuji TV il primo episodio
di Digimon Adventure, scritto e diretto da Hiroyuki Kakudo. 7 bambini chiamati Digi prescelti vengono trasportati nel Digiworld e così inizia una delle migliori e incredibili avventure della nostra infanzia, tra amicizie, digievoluzioni e combattimenti per la salvezza del Digiworld e non solo. A differenza dei Pokémon, Digimon racconta una storia con un forte sviluppo narrativo ed evoluzioni drammatiche, ottenendo così una trama molto più matura. Arriva in Occidente nel 2000 grazie a Saban e Fox Kids, trasmessa per la prima volta in Italia grazie a Rai 2. E ragazzi, io ricordo ancora quel leggendario pomeriggio in cui furono annunciati Digimon. Nel 2000 arriva Digimon Adventure 2, seguito diretto della prima stagione, che introduce non solo nuovi Digimon, ma anche nuovi Digi prescelti e un nuovo tipo di Digievoluzione, ovvero la Mashinka, chiamata in Occidente come Armor Digievoluzione. Questo nuovo tipo di Digievoluzione permette infatti al Digimon di passare allo speciale livello Armor attraverso l'uso del Digimental, chiamato in italiano Digiuovo e non ho mai capito perché, però vabbè, ce lo teniamo così. Tra il 1999 e il 2002 Digimon diventa un fenomeno globale. Non è più soltanto un giocattolo o un anime, è letteralmente un universo transmediale che si espande in ogni direzione. In TV, Digimon e Digimon Adventure 2 tengono incollati milioni di bambini, mentre nei negozi di giocattoli i Digivice diventano l'oggetto del desiderio. I modelli originali e le nuove versioni come il D3 vendono milioni di unità in tutto il mondo. Nel giugno del 1999 arriva su PlayStation Digimon World, un gioco di ruolo 3D dove il Digimon va nutrito, fatto combattere e allenato, proprio come nei dispositivi originali. Questo offriva un mix unico tra simulazione e avventura, che, nonostante le sue difficoltà, diventa un cult, vendendo oltre 500.000 di copie. Nel frattempo, le carte dei Digimon cominciano a sfidare quelle dei Pokémon nei cortili delle scuole. Bandai comincia a stampare set su set e le illustrazioni, con dei design più aggressivi e maturi, cominciano a far crescere un pubblico fedele e affezionato. Le figurine, le action figures e persino i peluche invadono gli scaffali dei negozi di tutto il mondo. I Digimon riescono ad arrivare persino a scuola, tra zaini, diari, portacolori, quaderni, persino i grembiuli. Ragazzi, io avevo un grembiule alle elementari con Greymon letteralmente ricamato qui. Era fenomenale. Inoltre, riviste come Kizone, Shonen Jump e inserti speciali in edicola offrono poster e guide approfondite. Ogni pezzo del puzzle Digimon trova un posto nella cultura pop dell'epoca. Questo è il momento di massimo splendore per il franchise. Digimon riesce a differenziarsi da Pokémon, offrendo delle storie più cupe e un senso di progressione più serio. In questo modo una nicchia di fan cresce e si affeziona sempre di più. Purtroppo però la luce inizierà ad affievolirsi. Anche se spesso messi a confronto, Pokémon e Digimon sono nati con obiettivi e strutture totalmente diverse. Pokémon nasce nel 96 come un gioco RPG per Game Boy, mentre Digimon nasce nel 97 come Tamagotchi da combattimento. La sua anima, quindi, era quella del toy. Pokémon ha avuto una direzione coerente e con un obiettivo. È partita dal gioco per il Game Boy, arrivando poi all'anime, alle carte e a tutto il resto del merchandise. Per quanto riguarda Digimon, questa ha seguito un percorso inverso e forse anche più frammentato. Il successo di Pokémon è esploso grazie al Game Boy. Digimon, anche se con idee molto forti, non aveva una base solida come quella di un RPG portatile. Inoltre, anche sotto forma di anime, Pokémon aveva fatto centro. Aveva creato qualcosa di semplice ma letteralmente iconico. Digimon, al contrario, anche se più narrativo e maturo per molti aspetti, era anche meno accessibile per un pubblico mainstream.
Dopo il grande successo di Digimon Adventure 1 e Digimon Adventure 2, nel 2001 arriva Digimon Tamers, scritto e diretto da Chiaki J. Konaka, che ci presenta un'opera più cupa, filosofica e anche metanarrativa, arrivando a rompere persino la quarta parete. I Digimon infatti sono un franchise anche nel mondo reale dei protagonisti. La serie introduce il Biomerge, una sorta di fusione tra uomo e Digimon che però comincia a far discutere di sé già all'epoca. Inoltre, i design delle creature risultano visivamente confuse e molto meno iconiche rispetto al passato. Tutte tranne Sakuyamon. La digievoluzione della volpe Rennamon infatti viene spesso elogiata per design e impatto scenico ancora oggi. E non lo dico soltanto perché è la mia preferita ed è anche una mega waifu. No, assolutamente no. Nel 2003 Bandai lancia anche un progetto narrativo parallelo all'anime, ovvero Digimon Chronicle. Questa è una storia raccontata attraverso i libretti inclusi nei nuovi Digivice Pendulum X e attraverso alcuni inserti su V-Jump. Niente TV stavolta, solo lore. Nel mondo digitale versione X, il sistema centrale Yggdrasil decide di avviare il progetto ARC per eliminare i Digimon ritenuti ormai obsoleti. Alcuni di questi, però, ottengono l'X Antibody che gli permette non solo di sopravvivere, ma anche una sorta di mega potenziamento che li trasforma in delle versioni più forti e anche resistenti. Con una storia ispirata alla mitologia norrena, Digimon Chronicle diventa una pietra miliare silenziosa. Introduce concetti più maturi e complessi e segna un passaggio decisivo dal franchise per bambini verso una lore più approfondita, apprezzata in particolar modo dai fan più grandi. Molti elementi nati durante questo periodo influenzeranno anche prodotti e opere successive, come Digimon X Evolution, il film 3D realizzato nel 2005, che sinceramente ragazzi non ho apprezzato graficamente, ma ha creato anche quelle che sono oggi alcune delle versioni più iconiche di molti Digimon. Nonostante ciò però molti fan percepiscono questi design come eccessivamente complessi e a volte troppo ridondanti. Nell'aprile del 2002 arriva Digimon Frontier, cambiando drasticamente il format della serie. Infatti, i nostri amichetti Digimon scompaiono totalmente, lasciando spazio a dei ragazzi che si trasformano letteralmente nei Digimon, spaccando non solo la community, ma anche gli ascolti in Giappone, che scendono di ben oltre il 20% rispetto alle serie precedenti. Nel 2006 esce Digimon Savers, conosciuto in occidente col nome di Data Squad. I protagonisti sono adulti, la serie è più shonen, con combattimenti corpo a corpo e l'introduzione del DNA Charge. Questa fu ritenuta un'idea interessante da molti fan, soprattutto grazie al redesign di creature iconiche come Greymon, ma la serie sembra mancare di cuore. Nonostante il discreto successo iniziale, il franchise non riuscì purtroppo a competere con i colossi dell'epoca, ovvero One Piece e Naruto, cadendo presto nel dimenticatoio. Le vendite dei toy crollano. Tra il 2002 e il 2005 le vendite dei prodotti Digimon scendono di oltre il 60% secondo i report di Bandai. Chiaki J. Konaka, sceneggiatore di Tamers, dichiarerà in seguito che già all'epoca Bandai volesse cose più vendibili, mentre lui spingeva per una direzione più dark e concettuale. La critica internazionale, soprattutto in Europa e Stati Uniti, parla di una confusione narrativa e di una mancanza di identità per i nuovi prodotti. Questo contribuisce purtroppo a relegare Digimon a un pubblico di nicchia, perdendo il suo appeal mainstream. Tra il 2010 e il 2012 arriva invece Digimon X-Rose Wars. Questa serie sembra portare un minimo di innovazione ed aria fresca al franchise, introducendo il Digi-X Ross, una sorta di fusione in stile mecha. La serie conta ben 3 stagioni e, nonostante il discreto successo delle prime 2, l'ultima, ovvero Hunters, viene purtroppo spesso criticata per una narrazione confusionaria. Nel 2016 arriva invece Digimon Appmon, una sorta di reboot concettuale dove i Digimon lasciano il posto agli Appmon, delle creature che vivono all'interno degli smartphone. La serie risulta essere più tech e kids friendly, ma ha
poco o niente a che fare con lo spirito originale. Dopo Tamers, i design, che sembravano già pigri e confusionari, iniziano a perdere mordente. Gli X-Antibody, nati nel 2003, hanno un look troppo iperaccessoriato e lontano dalle origini del franchise. Molti Digimon moderni, inoltre, sembrano essere solo copie edulcorate di Agumon e della sua linea evolutiva. Lo stesso Kenji Watanabe, il lead designer dei primi Digimon, dichiarerà infatti che molti design successivi siano stati creati in funzione del giocattolo e non della storia. Dal 2015 parte un nuovo progetto, ovvero Digimon Adventure 3, una serie di 6 film nati per celebrare il 15° anniversario della saga. Purtroppo le animazioni altalenanti e una scrittura lenta deludono i fan. Nel 2020 esce Last Evolution Kizuna, che cerca ancora una volta di chiudere l'arco tra Taichi e Agumon. Lo stesso anno esce anche il reboot che cerca di modernizzare Adventure, ma non riuscendo a trasmettere gli stessi sentimenti dell'opera originale, viene ritenuta dai più senza anima. Nel 2021 invece arriva una piccola chicca, Digimon Ghost Game, serie che tenta di rinfrescare il brand mescolando horror giapponese e format episodico. Sebbene visivamente interessante, la narrazione diluita e l'assenza di una trama orizzontale forte hanno generato reazioni miste sia in Giappone che in Occidente. Digimon Survive, il videogioco uscito nel 2022 dopo 4 anni di ritardi, propone purtroppo un gameplay lento e una trama divisa tra horror e slice of life. Insomma, non proprio quello che i fan si aspettavano. Il producer Kazumasa Abu rivelerà in diverse interviste che molte idee venivano purtroppo scartate per non compromettere la vendibilità dei Digimon più iconici. Infine, nell'ottobre del 2023, Bandai e Toei Animation lanciano un ultimo film, Digimon Adventure 2 The Beginning. Un titolo dal sapore contraddittorio che vuole però chiudere il cerchio. Ambientato dopo Last Evolution Kizuna, il film segue i protagonisti di Adventure 2, ormai giovani adulti alle prese con l'origine del legame tra Digimon e umani. Il tono del film è malinconico, riflessivo, con animazioni curate e un'atmosfera che riecheggia la maturità dei fan storici. Ma come venne accolto dal pubblico? Beh, se da una parte i fan di lunga data hanno apprezzato la chiusura narrativa, altri hanno criticato la trama poco coraggiosa e l'ennesimo legame forzato alle prime generazioni. Anche Tomohisa Taguchi, regista di Last Evolution Kizuna oltre che di The Beginning, ha dichiarato come Bandai gli avesse chiesto di restare sul sicuro, sempre per non compromettere le vendite dei toy dei Digimon più iconici. Con Digimon Adventure 2 si è cercato di chiudere il cerchio, di dare un senso a un mondo che per molti è stato casa. Il problema non è il passato, ma l'incapacità da parte di fan storici e di Bandai stessa al guardare avanti. Per ogni tentativo di rinascita si torna sempre lì. Si torna a Taichi, si torna ad Agumon e all'effetto nostalgia. Ma un franchise non può vivere solo di ricordi, ha bisogno di crescere e accettare che il mondo è in costante evoluzione. Digimon ha ancora un potenziale enorme, ma ha bisogno di una visione chiara. Un reboot vero, coraggioso e soprattutto non con l'ennesimo richiamo al passato, perché noi siamo cresciuti e forse è tempo che anche Digimon lo faccia.